Ciao a tutti, oggi andremo a realizzare insieme questo balaclava. È un cappuccio realizzato con i ferri lineari, quindi andiamo a fare il tutto in un unico pezzo, quindi partiremo dalla base che è un motivo a coste 1-1, quindi elastico, dopodiché proseguiamo a maglia rasata. Andiamo a fare delle diminuzioni per la calotta cranica e poi andremo a fare a parte un cordino come questo. In questo caso io ho fatto un I-cord, ma potete utilizzare anche dei cordini in altro senso, cioè ad esempio potete fare ad esempio delle trecce, eccetera. E poi andremo a riprendere le maglie laterali per andare a fare diciamo le coste 1-1. Allora, questo è un progetto che volendo potrebbero provare a realizzare anche le principianti, se per ipotesi, perché nella realtà si lavora in un unico pezzo, quindi facendo coste 1-1 e maglia rasata. Al posto di andare a prendere, diciamo, raccogliere le maglie e creare le coste, che magari è un po' più difficoltoso, potrebbero fare durante lo stesso, diciamo, la lavorazione della maglia rasata, fare ad esempio da questa parte una maglia legaccio in contemporanea e a quel punto viene molto più semplice. Partiamo subito con uno schemino dove vi do anche tutte le indicazioni in centimetri. Per agevolarvi il tutto vi ho fatto un disegnino. Allora, vi ho fatto sia il disegno come si presenta una volta terminato, sia il disegno quindi dello schema che andremo a fare quando andiamo proprio durante la lavorazione. Allora, diciamo che ho utilizzato uno schema, quindi diciamo il collo e quindi la circonferenza cranica di circa 50-54 cm. E se volete farlo un po' più grande o leggermente più piccolo o più piccolo per dei bambini, ad esempio, basterà diminuire ovviamente la circonferenza del cranio. Dopodiché quindi andremo a montare un totale di ferri, cioè quindi di maglie, che siano circa 50 cm. Potete farlo di 52, 53, dipende da voi. Considerate che è elastico, quindi tende ad allargare, non c'è bisogno di farlo esattamente da 54 cm. Dopodiché io sono salita a coste 1-1 per 15 cm. Ok? Dopodiché andremo praticamente a cambiare i ferri, perché l'elastico l'ho fatto con i ferri del 3,5, utilizzerò i ferri del 4 e avrò una circonferenza di 54 cm. Quindi andrò ad eliminare alcune maglie per poter avere 54 cm sul ferro che verranno lavorati a maglia rasata, che una volta piegato darà 27 cm. Salgo a maglia rasata per un'altezza di 20 cm. Dopodiché andrò a fare le diminuzioni della calotta cranica e questo lo dovrete valutare un po' voi in base al filato che andrete ad utilizzare. Dovrò avere sul ferro un totale di 40 cm, ok? Che ovviamente a metà sarà 20. Queste diminuzioni avverranno al centro del nostro motivo e saranno semplicemente due maglie insieme a diritto e delle diminuzioni semplici, niente di difficile. Una volta che sono salita ai centimetri desiderati, vado a chiudere le maglie tutte in un solo colpo. Io nel mio caso le chiuderò con i ferri, con 3 ferri, e vi farò vedere.
però se preferite potete chiudere le maglie con il classico metodo e poi andare a cucire. Successivamente andremo a raccogliere le maglie laterali e andremo a raccoglierle e andremo a fare una costa 1-1 per esattamente 6 cm, che poi sono, ovviamente girato a metà e cucito, diventeranno 3. Quindi vi lascio lo schema, vi do le indicazioni in centimetri e poi andiamo a vedere il materiale che ci serve. Allora, in questo caso vi sto dando le indicazioni in centimetri per quanto riguarda ovviamente la metà del lavoro, perché noi andremo a lavorarlo in piano tutto insieme. Quindi la metà sarà di circa 25 centimetri, un'altezza di 15 centimetri, in totale a maglia rasata siamo a 27 centimetri, 3 centimetri, quindi ripetiamo 27, e poi come larghezza totale abbiamo circa 30 centimetri. Per quanto riguarda invece l'altezza delle diminuzioni siamo a 8 centimetri e ovviamente da qui a qui siamo circa a 12. Allora, l'i-cord invece sarà lungo 115 centimetri. Per questo progetto avremo bisogno di ovviamente 1 metro e di un bel po' di ferri, nel senso che allora inizieremo a lavorare con i ferri del 3,5, poi lavoreremo con i ferri del 4 e per quanto riguarda diciamo l'i-cord mi serviranno dei ferri a doppia punta, ma potete utilizzare sia i ferri lineari che anche quelli circolari. Avremo bisogno di un ferro molto sottile, perché poi ci servirà per andare a riprendere tutte le maglie. Avremo bisogno di un ago per cucire. Avremo bisogno di, in questo caso, un calcolatore di maglie che mi servirà per fare il campione. Avrò bisogno di alcuni marcatori. Se volete potete utilizzare anche un contagiri, delle forbici e un aggeggio come questo che vi lascerò sotto al video se lo volete acquistare. Serve praticamente per, diciamo così, incastrare il cordino e poi farlo passare lungo ovviamente lo scaldacollo. Se non lo avete non è indispensabile, potete utilizzare qualsiasi tipo di spilla da balia, va benissimo lo stesso. E ovviamente avremo bisogno di un filato. Per la realizzazione di questo progetto ho utilizzato esattamente, cioè mi è pesato, quindi è andato a pesare 110 grammi. Ho utilizzato un filato, in questo caso celeste, potete utilizzare qualsiasi tipo di filato. Io ho utilizzato questo che è di 50 grammi, metri 133, mi indica i ferri del 3,5 4. È un filato quindi da 50 grammi e visto che ne ho utilizzato 110 grammi, per cui ho utilizzato 3 matassine, quindi 2 complete e una per diciamo l'inizio. Come dico sempre, è essenziale fare i campioncini, quindi sia di maglia rasata che di maglia a coste 1-1. In questo caso il mio campioncino di maglia rasata misurava 18 maglie in 10 cm per 25 ferri. Per quanto invece riguarda il campioncino a maglia punto coste 1-1, ok, sono andata a misurare in 10 cm 28 maglie
per 28 ferri. Una volta che noi abbiamo appunto i nostri campioni, il lavoro diventa estremamente facile. Partiamo adesso con il motivo vero e proprio. Con i ferri del 3,5 vado a montare sul ferro un totale di 151 maglie, che nel mio caso corrispondono a circa 50 cm. In questo caso vi faccio solamente vedere come dovremo andare a lavorare. Quindi andiamo a lavorare il primo ferro. Ricordatevi sempre di lasciare un po' di filo, perché vi servirà poi per andare a cucire, e lavoriamo a coste 1-1. Quindi il primo ferro lavoriamo un diritto e un rovescio, di nuovo un diritto e un rovescio, un diritto e un rovescio, un diritto e un rovescio, e proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla fine del ferro. Secondo ferro, andiamo a lavorare i ferri, quindi le maglie come si presentano, per cui dove troviamo un rovescio, in questo caso è dato da una gobbetta e lo sentiamo al tatto in rilievo, sarà un rovescio. Dove troviamo la maglia liscia e una sorta di V, andiamo a lavorare un diritto. Quindi alterniamo rovescio a diritto, rovescio a diritto, rovescio e diritto, fino ad arrivare alla fine del ferro. Alterniamo questi due ferri fino ad arrivare ad un'altezza di 15 cm e ci vediamo dopo. Raggiunta un'altezza di 15 cm a coste 1-1, vado adesso a cambiare i ferri, quindi lavoreremo con i ferri numero 4, e andiamo a cambiare anche la lavorazione, quindi andremo a lavorare a maglia rasata. Dovrò lavorare a maglia rasata un totale di 54 cm, che ovviamente a metà risulterà essere ovviamente 27 cm. Quindi cosa vado a fare? Vado ad eliminare per prima cosa nel primo ferro, quindi lungo il primo ferro, nel mio caso un totale di 54 maglie, perché dovrò avere nel ferro in totale 97 maglie, che corrispondono appunto, come vi dicevo prima, a 54 cm. Ora, queste maglie le distribuisco lungo tutto il ferro, quindi ognuno di voi in base ai centimetri andrà a distribuire le maglie ovviamente in base al suo filato. Quindi con i ferri del 4, come dicevamo prima, andiamo praticamente a lavorare il primo ferro a maglia rasata. Lungo il primo ferro, come vi dicevo prima, andrò a fare 151, che sono le maglie totali, meno 97 centimetri, cioè 97 maglie che corrispondono ai miei 54 centimetri. Andrò praticamente a eliminare 54 maglie. Queste 54 maglie verranno distribuite lungo tutto il ferro, quindi io partirò lavorando in questo modo. Allora, per prima cosa non andiamo a lavorare il vivagno, questo è importantissimo, perché poi andremo praticamente a recuperare tutte le maglie. Quindi senza lavorare il vivagno andremo a lavorare praticamente due diritti, quindi in questo caso 1 e 2, e poi inizio ad eliminare le maglie, quindi andrò a fare 2 maglie insieme a diritto, un diritto, 2 maglie insieme a diritto e rincomincio, quindi 2 maglie insieme a diritto, un diritto, 2 maglie insieme a diritto, di nuovo 2 maglie insieme a diritto, un diritto, 2 maglie insieme a diritto, 2 maglie insieme a diritto, un diritto,
2 maglie insieme a diritto. Proseguo in questo modo fino a che, nel mio caso, non sarò arrivata ad avere sul ferro 97 maglie. L'ultima maglia naturalmente la lavoriamo a dritto perché, come vi ho detto prima, non esiste il vivagno. Giro il lavoro ovviamente lungo il secondo ferro. A questo punto io elimino il 3,5, riprendo il 4 e vado a lavorare le maglie tutte a rovescio, ovviamente nel mio caso 97 maglie che corrispondono, come vi ho detto prima, a 54 centimetri. Quindi anche in questo caso vado a lavorare le maglie tutte a rovescio. Fino alla fine del ferro. Non dobbiamo far altro adesso che lavorare a maglia rasata per un'altezza di 20 cm e ci rivediamo dopo. Sono salita per un'altezza, come dicevo prima, di 20 cm. Quindi una volta che lavoriamo 20 cm a maglia rasata, andiamo adesso a lavorare le diminuzioni per la calotta cranica. Allora, cosa succede? Io in questo caso ho già fatto. Andiamo a dividere il lavoro a metà. Nel mio caso avevo sul ferro 97 maglie, ovviamente 97 diviso 2 fa 48,5, quindi cosa ho fatto? Ho diviso il lavoro a metà, quindi 48 maglie a destra, 48 maglie a sinistra e la maglia centrale, che è questa, la vado praticamente a posizionare tra due marcatori. Ora cosa dobbiamo andare a fare? Per le diminuzioni faremo in questo modo. Andiamo a diminuire sia a destra che a sinistra le due maglie prima del marcatore. Quindi a destra andremo a togliere 2 maglie insieme a diritto e a sinistra una diminuzione semplice. Quindi tutto a dritto e ci fermiamo 2 maglie prima il marcatore. Quindi il primo ferro lo andiamo a fare tutto a diritto. Ricordatevi che qui non c'è il vivagno, perché poi andremo a lavorare le costine 1-1 e quindi andremo a riprendere praticamente le maglie e quindi non mi serve il vivagno. Quindi vado a lavorare tutto a diritto fino ad arrivare a 2 maglie prima il marcatore e vi fermate qua. Sono arrivata 2 maglie prima il marcatore, quindi vado a lavorare in questo caso 2 maglie insieme a diritto, sposto il marker, lavoro la maglia centrale a diritto, sposto il marcatore e le prime 2 maglie che mi trovo dopo il marcatore le lavoro con una diminuzione semplice, quindi sposto una maglia sul ferro di destra senza lavorare, lavoro la seconda maglia a diritto e accavallo la prima sopra la seconda, in questo modo. E ho fatto le prime 2 diminuzioni, quindi proseguo a dritto, fino ovviamente ad arrivare alla fine del ferro. Arrivo praticamente alla fine del ferro, ricordatevi nessun vivagno, quindi svolto il lavoro, nei ferri di ritorno le maglie vanno lavorate come si presentano, quindi tutte a rovescio senza fare nessuna diminuzione, quindi sul rovescio del lavoro non si diminuisce, per cui andremo a lavorare normalmente tutte le maglie a rovescio, fino ad arrivare alla fine del ferro. Come vedete ho proseguito con le diminuzioni, quindi questa è diciamo la metà del lavoro. Vi do le misure così più o meno riuscite a regolarvi. Dobbiamo arrivare praticamente ad un'altezza di circa 43 centimetri. Poi da questa parte abbiamo
25, ma in realtà dovrebbero essere circa 26, comunque è abbastanza elastico, quindi non ci sono problemi. Abbiamo detto 15 centimetri di altezza e da qui a qui siamo a circa 28. Allora, la cosa importante alla fine è questa. Allora, per quanto riguarda le diminuzioni, io sono salita di circa 8-9 centimetri, ok? Quindi siamo a circa 8-9 centimetri e ho un'altezza, diciamo, cioè una larghezza, diciamo, di circa 20 centimetri. Quindi nel mio caso io sono andata ad eliminare praticamente 11 maglie a destra, adesso lo apro così lo vedete bene, quindi ho eliminato 11 maglie a destra e 11 maglie a sinistra e sono salita, come vi dicevo prima, per circa 8-9 centimetri. Adesso cosa faccio? Devo praticamente terminarmi, scusate, sto facendo, ok, devo terminarmi il giro di, diciamo così, quindi l'ultimo giro e andiamo a chiudere le maglie sul rovescio del lavoro. Quindi, allora, io andrò a chiudere le maglie con 3 ferri. Quindi, se fate come me, dovete procurarvi un altro ferro e andiamo a chiudere con 3 ferri e questa chiusura andrà fatta sul rovescio del lavoro perché poi sul diritto avremo i ferri chiusi, quindi cuciti, senza nessuna sbavatura. Se invece preferite, potete, cioè preferite andare a cucire, potete fare in questo modo. Andate a lavorarvi il ferro di ritorno, quindi il rovescio, sul diritto andate a chiudere le maglie e poi andate praticamente a cucire, lavorandolo a metà. In questo caso invece, se lo fate come me, vi faccio vedere come fare. Allora, dobbiamo praticamente dividere il lavoro a metà. In questo caso il filo è da questa parte, per cui io cosa andrò a fare? Andrò a spostare queste maglie tutte su un ferro. In questo caso sposterò solo la metà delle maglie. Quindi prendo un ferro a doppia punta, in questo caso io lo chiudo in questo modo così non mi scappano le maglie e vado a spostare praticamente la metà delle maglie in questo modo. Adesso questo dovrebbe girare in questo modo, ok? E non importa, quindi ho montato da questa parte, metto così, ok, ci siamo? Io adesso lo giro e vado praticamente a chiudermi le maglie. Naturalmente da questa parte non posso farlo, quindi tecnicamente dovrei fare in questo modo. Allora, queste maglie mi passano su questo ferro, ok, così, quindi le spostate, queste le spostate tutte qua. Allora, una volta trasportate le maglie in questo modo, ovviamente se utilizziamo
un ferro circolare, questa cosa non verrà fatta, nel senso che basta spostare e in quel caso il gioco è molto più semplice da fare. In questo caso i ferri sono lineari, quindi mi tocca per forza spostarli, in questo modo come vi ho fatto vedere. Quindi una volta che noi spostiamo i ferri in questo modo, cioè le maglie in questo modo, siamo sul rovescio del lavoro, come vedete, quindi il filo è da questa parte, le maglie lo stesso sono da queste, noi andiamo praticamente a fare una sorta di cucitura, andando a lavorare le maglie e adesso le vediamo insieme. Allora, posizioniamo i due ferri vicini, in questo modo. Poi cosa facciamo? Prendiamo la prima maglia di questo ferro esterno, la facciamo passare su questo, prendiamo anche questo e andiamo a lavorare praticamente, aspettate che mi viene male, due maglie insieme al rovescio, quindi così, e le buttiamo giù. Adesso cosa facciamo? Così forse viene meglio. Prendiamo di nuovo queste due, le lavoriamo insieme al rovescio e le buttiamo giù. Allo stesso tempo andiamo a chiudere però, quindi questa maglia, cioè la prima, va accavallata sulla seconda. Di nuovo prendiamo queste due maglie, le lavoriamo insieme al rovescio, quindi due maglie insieme al rovescio, le facciamo cadere dal ferro e questa accavalla sopra l'altra. Di nuovo due maglie insieme al rovescio, così, le facciamo cadere dal ferro e andiamo ad accavallare la prima sulla seconda e proseguiamo. Di nuovo due maglie insieme al rovescio, accavalliamo e chiudiamo e proseguiamo fino ad arrivare alla fine. Alla fine ci ritroviamo con 3 maglie, perché ovviamente sul ferro avevamo delle maglie dispari, ma non succede niente, nel senso che andremo a lavorare praticamente, aspettate che, tutte le maglie insieme, quindi prendiamo questa, l'ultima, queste, e le facciamo praticamente passare, aspettate che anche questa è così, quindi le prendiamo insieme, quindi 3 maglie insieme al rovescio e poi accavalliamo quella sopra. Ovviamente tiriamo un pochino il filo e andiamo a tagliare. Ok. Quando poi andiamo a girare, questo sarà il nostro risultato. Una cucitura perfetta. Quindi questo è il nostro progetto, quindi questo è il nostro cappuccio. Non ci resta adesso che, ovviamente, io adesso vado a togliere questo, nascondere ovviamente i fili e poi andiamo praticamente, il cappuccio è pronto, andiamo a recuperare le maglie tutto intorno, quindi tutto qui intorno, fino a qui, e andiamo a lavorare coste 1-1 come per l'inizio. Quindi
Adesso con un ferro sottile, io vi consiglio, se lavorate con il 4 come ho fatto io, almeno i 3. Quindi con i 3 andiamo praticamente a recuperare le maglie. Anche un 2,5 andrebbe bene. Più sottile è meglio è per ovviamente recuperare tutte queste maglie. Quindi adesso andiamo a vedere come fare. Per andare a recuperare le maglie io ho utilizzato i ferri del 2,5, ma voi potete tranquillamente utilizzare anche i ferri del 3, non succede niente. Potete utilizzare anche i ferri circolari. Io nel mio caso utilizzerò i ferri lineari e andremo a recuperarle in questo modo. Le recuperiamo dall'inizio dove termina praticamente le nostre coste 1-1, li recuperiamo per tutta la prima metà e per tutta la seconda metà del cappello, fino ad arrivare ovviamente all'inizio della nuova costa. Ok? Allora, è chiaro che il numero delle maglie che ci saranno a destra saranno uguali a quelle che ci saranno a sinistra. Come recuperiamo le maglie? Allora, noi vediamo che ci sono queste V, quindi noi recuperiamo le maglie qua. Vedete? Allora, faccio vedere meglio. Allora, questa è una V, forse è meglio vederla così, ok? Questa è una V, vedete? E questa corrisponde praticamente ad una maglia. Se io la allargo, qui c'è un buco, io entrerò in questo modo, ok? Quando mi sposto, non mi sposto di nuovo qua, ma mi sposto qua, vedete? Quindi entrerò nel buco e poi nel buchino più sottile. Quindi farò 1, 2 e 3. Di nuovo buchino, buco più grande, buchino. Questo ci serve proprio il ferro sottile, proprio per quello, per poter andare ad aprire bene le maglie. Buchino più grande, quindi buchino, buchino più grande, buchino, buchino più grande. Se non riuscite a vedere, basterà aprire le maglie in questo modo. Ok? Vedete, se le aprite ci sono i buchini. Voi entrate in tutti i buchini. Quindi partiamo dal raccogliere, diciamo così, il primo ferro, cioè la prima maglia, e la facciamo in questo modo. Allora, questa è l'ultima, quindi si partirà da qui, che è praticamente l'ultima V, e quindi entriamo in questo modo. Il filo passa sopra il ferro e tiro fuori la maglia. Ok? Lasciate un po' di filo, ovviamente, lo teniamo così non scappa e andiamo ad aprire. Quindi apriamo, lavoriamo una maglia, quindi la seconda, e andiamo nel buchino più piccolo. Quindi buchino più piccolo, entro, e in questo caso il buchino più grande, quindi entro, il buchino più piccolo, il buchino più grande, aspettate che l'ho presa male, e quindi mi spetta il buchino più piccolo. Se voi aprite bene, le vedete? Quindi entro nel buchino più piccolo, nel buchino più grande, nel buchino più piccolo, nel buchino più grande, e se notate, se stiamo facendo giusto, vedete che questa linea
non viene intaccata, ma viene regolare. Se io per sbaglio dovessi prendere ad esempio questa di maglia, vedete che poi sbagliamo e qua cambia, ok? Quindi mi raccomando, state attenti a dove prendete le maglie, quindi deve seguire questa linea. Quindi di nuovo buco più grande, cioè buchino, buco più grande, buchino e buco più grande. Proseguo adesso in questo modo fino ad arrivare a qua su. Quando arrivo qui, poi vi faccio vedere come proseguire. Allora, come vedete ho ripreso tutte le maglie, ok? Adesso mi ritrovo praticamente a passare dall'altra parte. Quindi andiamo a recuperare ovviamente le maglie. In questo caso andiamo a recuperare qua. Sarà un po' dura da tirare fuori perché qui c'è la giuntura, però dobbiamo riuscirci. Allora, io proseguo sempre verso questa linea, quindi diritto, vedete c'è comunque il buchino più piccolo e il buchino più grande, e riprendo buchino più piccolo e buchino più grande. E come vedete la linea è continua, cioè continua da qui a qui, ok? Proseguiamo ovviamente fino ad arrivare a qui, quindi alla fine, e ci vediamo alla fine appunto. Una volta raccolte tutte le maglie, ovviamente svolto il lavoro e vado a fare le coste 1-1, quindi una lavorazione di coste 1-1. Per la lavorazione di coste 1-1 torniamo ai ferri del 3,5. Aspettate che non si... Ecco qui. Quindi i ferri del 3,5 che avevamo già utilizzato per fare le coste 1-1. Quindi allo stesso modo andiamo a lavorare praticamente alternando, anche in questo caso, un diritto ad un rovescio. Di nuovo un diritto e un rovescio, 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 e proseguiamo in questo modo ovviamente fino ad arrivare alla fine del ferro. Continuiamo adesso la lavorazione a coste 1-1 per circa 6 centimetri, quindi per circa 6 centimetri, e ci vediamo dopo. Ho proseguito per un'altezza di, come dicevamo prima, 6 centimetri a coste 1-1 e andiamo a chiudere le maglie. Questa volta non le chiudiamo come si presentano, come facciamo generalmente, ma le chiudiamo tutte a dritto, perché poi andiamo a praticamente piegare e a cucire internamente. Andiamo perciò a chiudere le maglie e lavoriamo a dritto, la seconda maglia a diritto e a cavallo la prima sopra la seconda. Di nuovo diritto, a cavallo e chiudo, diritto, a cavallo e chiudo, diritto, a cavallo e chiudo, e proseguo in questo modo fino ad arrivare praticamente alla fine del ferro.
Allora, una volta chiuse le maglie tutte a dritto, andiamo a lasciare una gugliata di filo molto lunga perché ci servirà per andare poi a cucire. Quindi direi che possa anche bastare, è anche abbastanza. Taglio e chiudo. Adesso non mi resta che praticamente andare a prendere ovviamente l'ago, infiliamo ovviamente l'ago nel filo che abbiamo appena e andiamo praticamente a girare il nostro lavoro. Quindi andiamo praticamente a cucire in questo modo. Allora, posizioniamo, allora, vediamo un po' più da vicino. Allora, il filo è da questa parte, giro il lavoro e vado praticamente a cucire in questo modo. Allora, come vedete, quando io giro il lavoro, il filo mi resta in questo modo e abbiamo. Allora, intanto il filo da questa parte, quindi mi aggancio da questa, ok, e tiro il filo, quindi in questo modo. Adesso cosa faccio? Allora, se voi notate, qui abbiamo, allora, questa maglia che è una V, ok? Noi andiamo ad agganciare la seconda barretta della V, quindi, allora, andiamo ad agganciare, ve lo faccio vedere meglio, esattamente questa barretta con quest'altra barretta. Allora, dunque, vediamo meglio, perché è anche un po' difficile spiegarvelo così. Allora, questa barretta qui, quindi io vado a prendere la seconda barretta e mi aggancio a quest'altra barretta qua, che è un'altra V, però prendo la prima, ok? Stessa cosa andrò a fare da questa parte. Qui c'è un'altra V, ok? La seconda V. Vado a prendere questa barretta con questa barretta e di nuovo salgo, quindi questa barretta con questa barretta. Quindi questa con questa, questa con questa, questa con questa, questa con questa, ok? E proseguiamo tutto quanto. Quindi adesso andiamo a farlo insieme, quindi vado ad agganciare questo con questo e tiro. Mi sposto sopra, quindi vado a prendere questa con questa, questa con questa, questa con questa. E di nuovo questa con questa. Io non so se si nota bene, però ok? Vedete poi come
si va a creare questo nodino così, e questo ovviamente sarà il progetto che noi andremo a fare. Quindi proseguiamo praticamente per tutto il perimetro fino ad arrivare ovviamente dall'altra parte. Quindi proseguiamo ancora una volta insieme e poi andate da sole. Quindi queste due, attenzione perché se il filo è molto lungo è possibile che si arrotoli un pochino, quindi state attente. Vado a prendere queste due e chiudo così, queste due e le incastro così. E ci vediamo dopo. Allora, una volta chiuso praticamente, sto arrivando alla fine, quindi andiamo a lavorare insieme alla fine. Quindi lavoro questa con questa con questa, tiro, e arrivo praticamente a chiudere in finale. Quindi questo con questo e chiudo. Allora vado a tagliare il filo che è troppo lungo, mi vado a fare un nodino in questo modo e vado a nascondere ovviamente i fili. I fili li nascondiamo anche in questo modo, quindi possiamo nasconderlo anche qua, tanto non ci disturba, nel senso che questo poi andrà dentro il nostro lavoro, non si vedrà all'esterno, quindi tiriamo bene e tagliamo. Stessa cosa faremo per questo filo, per tutti gli altri fili. Adesso abbiamo praticamente terminato il nostro cappuccio. Allora, l'unica cosa che noi dobbiamo andare a fare in questo momento è questa, cioè dobbiamo andare a fare un I-cord, quindi un cordino da poter infilare ovviamente qui dentro, e poi l'ultima cucitura sarà questa, cioè andremo praticamente a posizionare il lavoro in questo modo e andremo praticamente a cucire questa parte qui. Quindi andiamo adesso a fare l'I-cord e poi andremo a cucire, a fare l'ultima cucitura. Per la creazione dell'I-cord vi lascio il video qui sopra dove vi riporta come fare l'I-cord, lo facciamo insieme. Io utilizzerò dei ferri a doppia punta come questi, sono abbastanza lunghi quindi mi vanno bene. Allora vado praticamente a montare esattamente 5 maglie perché lo voglio fare un po' grossino. Se lo volete fare più diciamo meno spesso potete tranquillamente fare solo 3 maglie, quindi 1 2 3 4 e 5. Potete montare le maglie come più volete. Vado adesso a spostare queste maglie da questa parte, quindi come vedete il filo è qua e vado a lavorare tutte le maglie a dritto, quindi 1 2 3 4 e 5.
Adesso cosa faccio? Sposto tutte queste maglie alla fine da questa parte e rincomincio. Quindi di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5. Sposto le maglie nell'altra punta del ferro e rincomincio. 1, 2, 3, 4 e 5 e ricomincio. Come vedete si sta già formando il cordino. Allora, proseguiamo in questo modo per un'altezza di 115 cm e ci vediamo dopo. Una volta realizzati, come dicevamo prima, 115 cm, andiamo adesso a chiudere le corde. Quindi andiamo praticamente a chiudere normalmente, quindi andiamo a lavorare 2 diritti, a cavallo e chiudo, di nuovo lavoro un diritto, a cavallo e chiudo, diritto, a cavallo e chiudo, diritto, a cavallo e chiudo. Naturalmente vado a tirare leggermente, chiudo, quindi taglio e tiro. Adesso non mi resta che andare praticamente ad infilare le codine all'interno delle corde stesso. Quindi vado a prendere un ago, infilo il filo e come vedete, siccome è praticamente un cordoncino, andrò praticamente a infilare l'ago all'interno e lo faccio passare il più in fondo possibile. Faccio uscire, tiro, in questo modo allungo, lo continuo a far passare all'interno e lo faccio di nuovo uscire più in fondo possibile. Ecco qua, direi che è più che sufficiente. Come vedete qui non si nota e neanche qui si noterà nulla, quindi tiro bene e poi vado a tagliare in questo modo. E questo è uno. Farò la stessa cosa da questa parte, quindi lo infilo in fondo, lo faccio uscire, qui ho lasciato un po' meno di filo, ma non succede niente, quindi infilo bene e lo porto in fondo così, quindi tiriamo anche qui e questo sarà praticamente il nostro cordino. Adesso io mi aiuterò con questo aggeggio diciamo, praticamente lo infiliamo in questo modo e andrò ad infilarlo all'interno del cappuccio in modo tale che poi appunto non avrò problemi nel farlo passare all'interno del cappuccio. Però
Se non lo avete, non è indispensabile, potete tranquillamente aiutarvi con una spilla da balia. Una volta realizzato l'i-cord, andiamo adesso a cucire questa parte e poi ad infilare l'i-cord. Allora, per cucire ovviamente andremo a infilare il filo, dopodiché andremo ad agganciare, quindi andiamo ad agganciare da questa parte. Allora, considerate questo, dunque dobbiamo andare praticamente ad aprire le maglie, quindi noi che cosa andiamo a fare? Essenzialmente andremo a aspettate che non trovo, ecco, andiamo ad agganciare qui e andremo ad agganciare con questo, quindi ci spostiamo, quindi aggancerò in questo modo. Allora, il primo aggancio lo faccio qui e ritorno qui e proseguo, apro, faccio così e così, di nuovo apro e così. E così, una volta che tiro ovviamente questo non si noterà, quindi continuiamo in questo verso, eravamo qua, quindi andiamo qui e qui, qui e qui. E proseguiamo praticamente fino ad arrivare ovviamente all'ultima parte, diciamo, e ci vediamo dopo. Una volta cucito questo è il risultato. Per ultimo andiamo ad infilare l'i-cord, io in questo caso utilizzo questo, ma potete utilizzare anche una spilla da balia, quindi lo infiliamo e lo facciamo passare per tutta la circonferenza. Lo facciamo uscire. Quindi lo facciamo uscire. E questo è il risultato una volta terminato. Quindi il progetto è terminato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!